Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Marina e ciò che vedete è la mia nuova creatura, questa volta però un progettino da fare sotto l'ombrellone, quindi un qualcosa di facile e veloce da fare. Vi spiegherò tutto, come al solito, tutti i passaggi che ho utilizzato per poterlo fare, comprensivo anche della spighetta rumena. Questo è il cordoncino fatto con il tricottino, del quale troverete il tutorial nel canale, come ho fatto questi tondini utilizzando delle capsule di caffè. Ho utilizzato dei filati che non stavo lavorando da anni e il risultato è bellissimo da quello che posso dire io, ovviamente, ma sono di parte. Il risultato è questo. Vi spiegherò come montare queste chiusure, che sono delle chiusure, guardate. Vi spiegherò proprio ogni parte, come montarle, dove trovarle, eccetera, e come fare il cinturino, il fiorellino, davvero un tutorial completo, proprio completo. E una tracollina, come vedete, una tracollina. Io adesso l'ho messa su in questo modo, ovviamente non ne indosso tre alla volta. Questo no. E beh, ovviamente il cardigan lo conoscete già, è Scacco Matto, del quale troverete il tutorial sempre nel mio canale. Mi raccomando, restate con me, vi spiego ogni parte. Andiamo a vedere che cosa ho utilizzato. Eccoci, allora vediamo subito che cosa ci occorre. Allora, innanzitutto le chiusure. Le chiusure io le ho acquistate su Amazon e 4 di queste chiusure le ho pagate più o meno 10 euro, ma sono bellissime, ve le consiglio, vi lascio il link proprio sotto questo tutorial, quindi guardateci bene che vi lascio il link per poterle acquistare perché veramente sono bellissime. E vi spiegherò come montarle, ovviamente, perché non basta averle, bisogna anche montarle, e vi spiego passo passo anche come montarle. Poi del filato, se non volete utilizzare queste chiusure qua, potete utilizzare anche dei bottoncini. Per esempio, se siete al mare, avete due gomitoli di colore diverso ma che potete utilizzare insieme, va benissimo. Prendete un bottone, qualsiasi bottone, e il gioco è fatto, perché riusciremo a fare anche la tracollina sempre senza acquistare nulla. Ok, potete utilizzare ciò che voi avete. Se invece siete a casa e volete acquistare queste chiusure, ve le consiglio spassionatamente, sono veramente bellissime e sono quattro. Tre le vedete adesso man mano e questa mi è rimasta perché ho fatto tre di queste tracolline, devo regalarle e quindi va bene così. Allora, cosa serve? Filato. Allora, io ho utilizzato dei filati che non riuscivo ad utilizzare perché per un motivo o per l'altro non mi piaceva molto per l'abbigliamento, quindi non ci sono più sul sito dell'Ice Yarn, quindi io vi direi un filato che voi avete. Io ho abbinato, come vedete, sono due filati completamente diversi, solo per farvi capire che va bene qualsiasi cosa che voi avete. Due filati completamente diversi ma che ho potuto utilizzare, questo sembra così ma come vedete ho potuto utilizzare insieme con l'uncinetto numero 3 ed è un uncinetto leggermente più piccolo di quello che in realtà mi occorreva, ma era per renderlo un pochino più sostenuto, e questo è quello che io ho fatto con il color avorio e nocciola. Ok, poi ho realizzato anche questo con questo filato che non c'è più, ma penso di averli acquistati 2 o 3 anni fa addirittura, Cotone Stella, che è il bianco, e poi questo filato che era già, vedete, era già un sale metallic, quindi era praticamente un fine produzione, ma tanto tempo fa. Questo era il suo codice
e guardate che risultato. A volte con i filati che magari avete, che sono un pochino più duretti, che non vi piacciono un granché per l'abbigliamento, teneteli, perché comunque poi alla fine si utilizzano per fare delle borse senza andare a spendere su chissà quale cordino. Questi sono perfetti. Purtroppo, ripeto, non posso darvi neanche i codici perché non ci sono più, quindi utilizzate ciò che avete. Quello che invece, anche qui, come vedete, questo è il color argento. Anche qui vi spiegherò come fare anche questi cerchi, semplicemente con delle capsule di caffè, ma ve lo spiego, vi spiego proprio come farlo. Se non le avete, ovviamente potete non fare il cerchio, o se avete dei cerchietti. Vabbè, avete presente quelli per le tende? Ecco, se vi piace questo metodo di aggancio per la tracollina, ecco, potete prendere anche quello, oppure non mettere questi cerchi e applicare la tracollina semplicemente ago e filo nel lato del il vostro portacellulare, perché di portacellulare stiamo parlando. Ok, sempre uncinetto 3 utilizzato anche per questo, e anche per questo non posso dirvi, non posso lasciarvi nessun link per questi filati perché non esistono più, quindi utilizzate i filati che avete, che vanno più che bene. Poi quello che andiamo a fare insieme invece è questo qui. Ho utilizzato sempre il bianco che non c'è più, non c'è più, l'unico che c'è ancora è questo, e chissà se voi ne avete ancora, visto che io ho realizzato scaccomatto con il Lorena, se non sbaglio, sì, scaccomatto ho realizzato con il Lorena. Può darsi che avete ancora qualche rimasuglio del Lorena, quello super fine, il sottilissimo. Vi lascio il link, ecco, di questo che potete utilizzare. Io lo utilizzo doppio per riuscire ad arrivare allo spessore di quello bianco. E qui ho utilizzato la farfallina nera, ripeto, vi lascio il link di questi perché sono veramente deliziosi. E non vi preoccupate perché lo montiamo insieme, quindi vedete ogni piccolo particolare proprio del montaggio di questo fermaglio, come vi spiegherò a fare, come vi spiegherò a fare il fiorellino, a fare la spighetta rumena, c'è tutto, e il pacchetto compreso, completo. Quindi, se siete al mare e volete realizzare qualcosa, avete 2 gomitolini e un uncinetto? Benissimo, va bene, un bottoncino e 2 gomitolini e riuscite a farlo anche voi. La tracollina è questa qui, vi spiego anche tutto per la lunghezza della tracolla, eccetera, eccetera. Quindi, andiamo al lavoro adesso, ok? Divertitevi! Partiamo con la base del nostro portacellulare, quindi prendiamo il filo che abbiamo scelto per come diciamo come contrasto. Io scelgo di nuovo il bianco, ho la codina corta da questa parte, vedete? Entro con il cellulare proprio nell'arco che si porta, faccio una torsione, prendo il filo e faccio la mia prima catenella. Ok, di catenelle dobbiamo farne quanto desideriamo, l'importante è che siano un multiplo di 3. Quindi questa è la prima, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e continuo fino alla larghezza che a me interessa per questo portacellulare, ok? Io ho fatto 48 catenelle che, chiuse a cerchio, perché dobbiamo chiuderlo a cerchio, mi daranno più o meno l'ampiezza del mio portacellulare già realizzato, ma potete farlo anche più grande o più piccino in base a quello che vi occorre. Ok, io inserisco 48 catenelle che mi danno, al momento che sono ancora catenelle, mi daranno circa 11 centimetri, quindi totale 22. Ora, fatte le mie catenelle, prendo, quindi portate bene la catenella nel dritto verso l'alto,
fate scorrere la catenella fino a trovare la parte opposta, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo portante, quindi quello collegato al nostro gomitolo, e facciamo una maglia bassissima e abbiamo ottenuto così il nostro cerchio. Andiamo adesso a lavorare il primo giro, quindi formiamo 3 catenelle, chiedo scusa, soltanto 2 perché dobbiamo fare delle mezze maglie alte, ok? Quindi questa è la prima mezza maglia alta, in realtà sono le 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Andiamo adesso nella maglia di base successiva, che è questa, e nel frattempo andiamo a nascondere la codina, questa. Quindi entriamo nella maglia di base successiva e facciamo una mezza maglia alta. Praticamente è come una maglia alta, ma si chiude tutto insieme, quindi entro e chiudo tutte e 3 le asoline insieme, e nella maglia di base successiva faccio la stessa cosa, carico il filo, entro e chiudo tutte e 3 le asoline. Maglia successiva, entro e chiudo tutte le asoline. Nella maglia successiva entro e chiudo tutte le asoline e nel frattempo nascondo, come vedete, nascondo anche la codina. Proseguite così per tutto il giro. Ho finito il mio giro, quindi adesso io ho 48, perché avevo 48 catenelle, adesso ho 48 mezze maglie alte. Sono arrivata alla 48esima. Sto usando l'uncinetto 3 con questo filo andrebbe lavorato con un uncinetto 3 e mezzo, quindi tendo a utilizzare un filo un uncinetto un pochino più piccolino di quello che in realtà mi occorre. Ok, quindi dicevo siamo arrivati alla 48esima mezza maglia alta. Andiamo a chiudere il nostro giro andando nella seconda catenella di partenza, quindi 1 2. Nella seconda catenella di partenza entro con l'uncinetto, prendo il mio filo e lo faccio passare nell'asolina. Ho chiuso il mio primo giro. Andiamo a fare il nostro secondo giro. Tiriamo su 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso nella stessa maglia da dove sono partita, quindi qui, e faccio una mezza maglia alta. Abbiamo formato la nostra prima V. Filo sull'uncinetto. Ora guardate bene, qui siamo partiti, quindi 1 2 nella terza, quindi 1 2 e 3, qui nella terza entro e faccio la mia mezza maglia alta, una catenella, rientro, mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, 1 2 nella terza entro e faccio la mia mezza maglia alta, prendendolo molto meglio di come ho fatto prima. Ok. 1 catenella, rientro, mezza maglia alta, un'altra V, filo sull'uncinetto, 1 2 nella terza entro, mezza maglia alta, una catenella, riprendo il filo, rientro nello stesso foro, quindi nella stessa maglia, e faccio la mia mezza maglia alta. Conto 1 2 e nella terza mezza maglia alta, una catenella, rientro, mezza maglia alta, e continuate così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del secondo giro. Come vedete ho fatto l'ultima V, ora ho 1 e 2 spazi e questa è la mia prima V. Allora conto, vedete che questa è la prima catenella da 3, 1 2 3, vedete?
io conto 1 e 2, inserisco la testa dell'uncinetto, prendo il filo e lo porto dentro la mia asolina e ho chiuso così il mio secondo giro. Per il terzo giro devo abbandonare questo colore, lo sospendo con una spilla da baglia, con un moschettone come ho fatto io, insomma dobbiamo tenerlo in sicurezza, quindi lo mettiamo a riposo in questo modo. Prendiamo ora il filo di contrasto. Io vorrei provare con il Lorena Soft, questo colore turchese. Lo metto doppio però per cercare di arrivare allo spessore del mio filato primario, quello bianco. Quindi io questo l'ho messo doppio per cercare di avere, adesso voi non so che filato avrete, ma io per cercare di avere più o meno lo stesso spessore, lo metto doppio. Questo è il mio filo che ho messo in pausa, ok? Quindi non lo devo guardare adesso. Vado nella prima V che vedo qui, prendo il filo, quindi da dietro lo porto avanti. In questo caso faccio una piccola torsione dietro del filo, solo per tenerlo fermo, e poi faccio le mie 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio e faccio la mia mezza maglia alta. Direi che come spessore va bene. Lascio dietro la mia codina, prendo il mio filo portante, vado nella V successiva, vedete questa, entro e faccio di nuovo la mia mezza maglia alta, una catenella, rientro, mezza maglia alta. Prendo un po' di filo, ok, di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella V successiva, questa, maglia alta, chiedo scusa, mezza maglia alta, sì, una catenella e di nuovo entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline. Vado nella V successiva, quindi carico il filo, entro nella V, prendo il filo, ho 3 asoline, chiudo insieme, catenella, rientro e chiudo insieme. Ancora una volta, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, chiudo tutte le asoline insieme, catenella, entro di nuovo, chiudo il tutto insieme. Continuate così per tutto il giro. Ho finito il mio giro e vedete che mi ritrovo con la prima V che ho realizzato, quindi senza fare catenelle conto 1 2, ci sono 3 catenelle di partenza, io vado nella seconda, 1 e 2, entro, prendo il filo e lo porto nell'asolina, ho chiuso il mio giro, tiro su la mia asola, libero il mio filo bianco che avevo messo in pausa, lo porto in quello turchese e lo lascio in pausa dietro. Ora devo lavorare col mio filo bianco, quindi innanzitutto metto in ordine i miei fili in modo tale da poter lavorare bene, quindi il filo in sospeso ce l'ho sulla destra e il filo che devo lavorare è sulla sinistra. Devo ora con il filo bianco, che è quello che avevamo lavorato nel giro successivo, entrare, guardate dove, vedete in questa parte qui, allora qui io normalmente dovrei entrare qui, giusto? Oppure qui. Invece io vado in questo punto che sarebbe, ve lo faccio vedere qui, aspettate che devo farvelo vedere bene. Allora, devo entrare qui, quindi nel giro sotto e non nel giro che ho appena fatto, nel giro sotto tra una V e l'altra in mezzo,
che sarebbe questo, si vede bene, vedete? E l'aggancio tra questa V e l'altra V qui in mezzo, ok? Ovviamente io devo lavorare questa e quindi cosa faccio? Entro qui e devo portare il filo avanti, quindi aggancio tutto il filo, lo porto sul davanti in modo tale da poterlo lavorare, ok? Così. Ora ho il filo sull'uncinetto, tiro il filo in modo tale da avere un'asolina adeguata, in questo modo, così, piano piano, senza tirare, senza fretta, tanto siamo in vacanza, giusto? Allora, a questo punto controlliamo anche bene, ecco, il filo azzurro è in pausa, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto qui da dove sono partita e faccio una mezza maglia alta, ok? Ed eccolo qua, filo sull'uncinetto, ricordate che andiamo a lavorare non qui ma nel giro sottostante tra una V e l'altra, quindi proprio qui. Entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro e chiudo tutto insieme. Mi allontano, ok. Allora, filo sull'uncinetto, entriamo tra una V bianca e l'altra, quindi qui, e facciamo mezza maglia alta, catenella, rientriamo, mezza maglia alta. Passiamo in quella successiva, tra una V e l'altra, qui, mezza maglia alta, che mi è scappata, quindi qui mezza maglia alta, una catenella e mezza maglia alta, e via dicendo. Per tutto il giro faremo sempre la stessa cosa. Andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivati alla fine del giro, vedete, io sono qui con la mia ultima V, devo agganciarmi nella V che ho fatto inizialmente. Faccio lo stesso conteggio, questa è la prima catenella, la seconda e la terza, io vado 1, 2 nella seconda catenella, prendo il filo e lo porto nell'asolina, quindi senza caricare il filo entro nella seconda catenella della prima V, prendo il filo e lo porto all'interno. Ho chiuso così questo giro. Adesso mettiamo in pausa il filo bianco e riprendiamo il nostro filo turchese. Quindi filo bianco, attenzione a non farvi scappare l'asolina del turchese. Il turchese lo mettiamo a sinistra in modo tale da poterlo lavorare e il bianco sulla destra che è in pausa. Quindi adesso vedete, io qui ho l'asolina dietro, devo far passare l'asolina questa volta all'interno di questa V, quindi della prima V che troviamo. Cosa faccio? Allora, innanzitutto cerco di avere un po' più di asolina, ecco, la prendo e la porto dentro in questo modo. Ok, adatto la mia asolina, ecco, all'altezza che mi piace, che è questa più o meno, quindi vado a fare 3 catenelle. Perfetto, filo sull'uncinetto, rientro esattamente nello stesso punto da cui sono partita e faccio la mia mezza maglia alta e abbiamo la nostra prima V. Ora filo sull'uncinetto e faccio la stessa cosa
nella V bianca successiva, quindi mezza maglia alta, catenella, rientro, mezza maglia alta, di nuovo mezza maglia alta, catenella, rientro, mezza maglia alta, vado nella V successiva, mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta. Come vedete il giro lo sto lavorando dentro la V, ok? Proprio dentro, mentre il giro che abbiamo fatto precedentemente l'ho lavorato tra una V e l'altra. Ma guardiamo intanto questo giro, quindi filo sull'uncinetto, entro nella V, mezza maglia alta, catenella, rientro, mezza maglia alta, continuate così per tutto il giro. Ho fatto l'ultima V in turchese, ora devo agganciarmi, mi aggancio con la prima V che ho fatto, contando sempre 1 e 2 catenelle, entro con la testa dell'uncinetto, prendo il filo e chiudo. Benissimo, adesso mettiamo a riposo il turchese, quindi togliamo il nostro marcapunto dal filo bianco e lo mettiamo nel turchese, lo passiamo sulla sinistra e andiamo a prendere il nostro filo bianco che abbiamo messo in sospeso dietro. Come ricordate sicuramente, dobbiamo lavorare il giro, il bianco, tra una V bianca sotto e l'altra, quindi andiamo innanzitutto a mettere bene i fili, poi a portare il nostro filo bianco tra questa V e questa, ok? Quindi non dobbiamo lavorare come normalmente si fa il giro precedente, ma quello sotto. Entro quindi tra una V bianca e l'altra con l'uncinetto, prendo il mio filo bianco e lo porto dentro. In questo modo regolo la mia asolina, così, tirando da dietro. E ora vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto in cui sono uscita e faccio una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, vado tra una V bianca e l'altra, quindi qui, e faccio mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta e proseguo tra una V bianca e l'altra, qui 1, catenella e mezza maglia alta, qui mezza maglia alta, catenella, rientro, mezza maglia alta, mezza maglia alta, catenella, rientro, mezza maglia alta. E continuo così per tutto il giro. Finito il mio giro, conto 1 e nella seconda catenella della prima V tiro fuori il filo e lo blocco, metto in pausa il bianco, prendo il mio marcapunto dal filo turchese, metto il bianco sulla mia destra, chissà se vi ho sempre detto sulla destra, voi vedete, vero? Dove lo sposto? Comunque guardate che carino che viene ed è facilissimo. Entriamo ora con il nostro filo, quindi entro con l'uncinetto e vado a
prendere il mio filo turchese, lo faccio passare proprio sulla parte avanti, regolo l'altezza, c'ho questa codina che mi dà una noia, ok, adesso la faccio passare dietro, ce n'è un altro, ok, regolo, dicevo, l'altezza, ok, della mia asolina, conto 3, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e riparto punto e a capo, faccio una mezza maglia alta e la prima V e lavoro questo giro, una V con mezza maglia alta e una catenella di separazione in ogni V, quindi mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta. Quindi da quello che avete capito, nel giro turchese andiamo a lavorare il giro sottostante nella V, vedete? In questo modo qui. Nel giro bianco invece andiamo a lavorare tra una V e l'altra del giro sottostante. Adesso ve lo faccio rivedere ancora una volta. Finisco il giro turchese, che sicuramente avete già capito come fare, quindi quello colorato faremo la V nella V con una maglia di una catenella di separazione. Ecco, arrivata alla fine del giro turchese, vi faccio ancora vedere come si chiudono i giri, sono tutte e due, si chiudono nello stesso modo, quindi andiamo nella seconda catenella della prima V, quindi 1 e 2, entro senza aver caricato il filo, prendo il filo e lo porto all'interno e quindi ho chiuso. Per cambiare il colore ad ogni giro stacco il mio marcapunto del filo che avevo messo in pausa e lo metto in quello che va in pausa adesso. Porto il filo che non devo lavorare sulla mia destra e il filo che devo lavorare sulla sinistra, questo è per comodità, ok? Poi il giro bianco si lavora sempre invece tra le due V del giro bianco sottostante, quindi facilissimo, entro tra questa e questa qui e vado a raccogliere il mio filo bianco e lo porto sul davanti per poterlo lavorare, ok? Mettete sempre bene i vostri due gomitoli, io in questo caso ne ho 3 di gomitoli perché questo è doppio, quindi e a questo punto regoliamo sicuramente l'altezza della nostra asolina e partiamo sempre nello stesso modo, 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e faccio la mia mezza maglia alta, prima V. Ora di nuovo tra una V bianca e l'altra entro, 1, catenella e 1. Quindi questo è il giro bianco e il giro turchese oramai avete già capito come farlo. Mal che vada, tornate indietro nel tutorial e lo riguardate, ma penso che è talmente facile che per forza di cose vi viene assolutamente, anche per te o voi principianti. Ok? Spero solo di avervi spiegato bene, ovviamente. Quindi, come vedete, io sto lavorando tra una V e l'altra, proprio qui nel mezzo. E lavoro sempre mezze maglie alte, ok? E una catenella di separazione. Entro qui, una catenella di separazione e una mezza maglia alta. E vado avanti così. Sto lavorando il giro bianco tra una V e l'altra, quindi proprio nel centro del giro bianco precedente.
E per chiudere i giri si fa sempre, sia nel giro turchese che quello bianco, nello stesso modo: 1 e 2 catenelle, entro dentro, prendo il filo e lo porto nell'asolina. Ora metto in pausa anche questo per farvi vedere una cosa, perché oramai sapete come andare avanti. Innanzitutto guardate che bello che viene. Vedete, io sono qua, io sono qui. Adesso non devo far altro che andare avanti per la lunghezza che a me serve. Posso farlo più corto, più piccolo, più lungo, come desidero, ok? Andate avanti quindi per la lunghezza che vi occorre e ci troviamo per la rifinitura nella parte sopra e andiamo avanti insieme. Sono arrivata all'altezza che mi occorre, quindi io sono esattamente a 17 centimetri e ho fatto uno, calcolando solamente i giri turchesi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, quindi ho fatto 24 giri più i primi due, 26 giri. Adesso vado a fare l'ultimo giro, quindi guardate che carino che viene. L'ultimo giro io lo faccio solo con maglie, mezze maglie alte, quindi partendo da dove sono arrivata faccio 2 catenelle e poi sulla prima maglia alta faccio una mezza maglia alta, tra una maglia alta e l'altra c'è una catenella, quindi faccio una mezza maglia alta. Ora vado a fianco, una mezza maglia alta, sulla maglia alta una mezza maglia alta, in mezzo, qui di lato, e poi di nuovo sulla maglia alta, di lato, e poi la maglia alta, quindi mezza maglia alta qui, in mezzo nella V una mezza maglia alta, nella maglia alta mezza maglia alta e via dicendo. Arrivata alla fine del giro conto 2 catenelle, nella seconda faccio passare l'asolina così da chiudere. Allora io ho tagliato il filo, abbiamo sempre 48 mezze maglie alte, 48 come all'inizio, e quello che dobbiamo fare adesso è fare una patta, quindi praticamente una pattina, cioè questa parte qui. Quindi quello che andiamo a fare è scegliere quante catenelle dobbiamo utilizzare, quante mezze maglie alte dobbiamo utilizzare. Allora, innanzitutto vediamo un po' la chiusura, qui ci va, io terrei 1 2 e 3, quindi facciamo così. Scegliete voi da dove partire, ok? Vediamo un po' quanto, 1 2 e 3, così mi sembra un po' troppo. Proviamo qui con distanziandola nella quarta, ancora troppo, facciamo qui nella sesta, ok, io direi che va bene così, quindi io faccio una patta di circa 7 centimetri circa, sì, più o meno come quella che ho fatto. Allora, quindi abbiamo scegliete voi la dimensione della patta che vi serve per la chiusura, e poi dipende anche molto da cosa, dalla chiusura che voi metterete, ok? Io ho la mia farfalla che misura, allora nella parte sono 6 centimetri, io qui ho una patta da circa
7 centimetri più gli faccio il bordino, quindi direi che va bene questa misura. Se voi volete utilizzare un altro tipo di bottone a pulsante o avete un bottoncino normale, potete farlo anche più piccolina. Io la faccio da circa 7 centimetri. Allora partiamo, entro, incrocio, questo lo posso anche togliere, catenella, rientro dentro e faccio la mia maglia bassa. 1 2 3 4 5, aspettate che ok, io intanto nascondo le codine. 6, vediamo quante me ne vengono, 7 8 9 10 11 12 13 e 14, così ne ho 14. Vediamo un po', io direi che va proprio bene, ne tengo 14. Allora qui posso tagliarli questi due, le mie forbicine preferite non le vedo, come al solito quando cerco qualcosa non lo trovo. Ok, ecco, abbiamo fatto anche danni? No, niente di irrecuperabile. Ok, quindi adesso semplicemente una catenella, entriamo nel primo punto e facciamo tutte maglie basse. Sappiamo di averne 12, quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14. Come mai ho detto 12 prima? Fatemi contare, scusate. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, mi sembrava strano, 14. Quindi l'importante, ecco, date sempre una controllatina ad avere sempre gli stessi punti. Quindi ho fatto una catenella, rientro di nuovo e faccio i miei 14 punti bassi. Arrivata alla fine del giro, una catenella, giro, nella prima parto con una maglia bassa e proseguo così per tutti i giri che mi servono per arrivare ad avere, adesso vi mostro, così l'ho aperto. Allora mi servono circa, diciamo, calcolando questo, circa un 4 centimetri per poi fare l'asolina. Ok, circa un 4 centimetri mi servono, quindi andiamo avanti per 4 centimetri. Allora sto facendo una prova per vedere se va bene. Anche voi fate la stessa cosa. Quando arrivate ad un certo punto, mettete, se avete il bottoncino, provate a metterlo qui, perché qui adesso faremo l'apertura, per verificare. Vedete, io qui, questa è l'apertura che mi serve per verificare dove posizionare il bottone, quindi potete farlo più corto, più lungo, in base alle vostre esigenze. Io il foro lo faccio partire proprio da qui e sembrerebbe abbastanza, io direi che va bene come misura. Più corto no, perché poi mi dà fastidio, più lungo no, perché mi copre il lavoro. Quindi io direi che mi fermo a questo punto. Ho fatto, allora, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giri di maglie basse per quanti centimetri? Andiamo a vedere.
quanti centimetri sono? Questa è la maglia alta, quindi sono 4 centimetri e mezzo circa. Ok, a questo punto dobbiamo fare l'asolina. Aspettate che mi sono aggrovigliata. Ok, dobbiamo fare l'asolina, quindi ripartiamo da dove ci siamo fermati, dal punto in cui ci siamo fermati. E quante maglie avevo? 14? Aspettate che non ricordo più. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 maglie, quindi 7 sarebbero le maglie centrali. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, quindi io devo calcolare che questo è il mio centro. Benissimo, quindi farò 2 3 4 5. Se faccio 5 maglie per il mio foro, andiamo subito a verificare se va bene, perché 1 2 3, facciamo così. Allora calcoliamo dal centro 1 2 e 3. Ok, dal centro 1 2 e 3. Ok, allora quindi verifichiamo se il mio foro è fin troppo largo. Se lo faccio però con una 1 2 e 3, io direi che 3 bastano. Allora facciamo così, vedete, cioè dovete fare poi, io adesso ve lo sto facendo tutto in diretta, fa più chic fare invece già con tutto già fatto, ma io lo faccio con voi, ecco, perché ogni poi portacellulare è diverso da un l'altro, come misure, come eccetera eccetera. Quindi io cosa ho fatto? Ho guardato il foro che mi serve e voi dovreste guardare la dimensione del vostro bottoncino, o se avete preso la farfalla come me, guardare appunto che ci sia lo spazio per poi poter inserire questo pernino qua, ok, dentro lo spazio. Quindi basta posizionare la farfalla sopra e vedrete se tra i due, benissimo, tra i due marcapunti se c'è lo spazio sufficiente, e così è sufficiente, né troppo grosso né troppo piccolo. Ok, quindi 3 spazietti. Il resto invece dobbiamo lavorarlo, quindi ok, ho spostato di 1 questo perché ovviamente non mi tornava i conti. 1 2 3 4 li tengo lavorati, 1 2 3 4 li tengo lavorati, vedete, 1 2 3 4 5 li lavoro, 1 2 3 4 5 li lavoro e lascio uno spazio di 4. Ok, allora detto questo andiamo al dunque, perché è meglio, guarda, secondo me è meglio spiegare in fatti e non in teoria. Quindi partiamo sempre la catenella, andiamo a fare 1 2 3 4 e 5 maglie basse. Grazie, ma ora non servi più. Poi abbiamo detto che ci sono 1 2 3 4 spazi che ci occorrono e noi facciamo 1 2 3 4 catenelle. Ora ci agganciamo direttamente nella prima che abbiamo segnalato, che è con il nostro marcapunto, quindi saltiamo quelle 4 sotto, andiamo nella quinta, quindi come vedete 1 2 3 4 le abbiamo saltate, abbiamo lavorato la quinta, togliamo il marcapunto e adesso lavoriamo totale 2 3 4 e 5 catenella, giriamo il lavoro e adesso andiamo a ripristinare tutto. Quindi nella prima una maglia bassa, 2 3 4 e 5. Ora io ho tolto 1 2 3 e 4 maglie e ho fatto 4 catenelle, quindi qui io rifaccio le
4 maglie basse che ho tolto. Ok, avevo fatto 4 catenelle e sulle 4 catenelle ho fatto le 4 maglie basse che ho tolto. Riprendo con la mia maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo, quindi siamo al punto di partenza e questo è lo spazio che noi avremo per il nostro bottone o la nostra farfalla. Una catenella e giriamo e andiamo a lavorare tutte le maglie basse. Perfetto, io ho fatto in totale, da dove ci siamo lasciati, ho finito il giro, poi ne ho fatto ancora un altro, ok? Quindi 1, 2, ho fatto 3 giri e per me è sufficiente perché adesso devo fare il bordino in azzurro, quindi copre perfettamente il bordino della mia farfalla. Se voi invece avete un bottone, ok? Un bottone, vi fermate prima magari a seconda della dimensione del bottone che avete. Ok, quindi regolatevi in base al vostro bottone. Benissimo, io qui con il mio colore azzurro ho terminato, quindi lo chiudo e vado a prendere il mio turchese sempre messo doppio per completare il mio bordino. Quindi lavoriamo dal diritto e parto dall'angolino, così vado a coprire anche questa codina. Blocco il mio filo e faccio 2 maglie basse nell'angolino, ok? Calcoliamo che questo diventa poi un angolino e poi in ogni maglia bassa, anche laterale, la vedete bene, andiamo a fare una maglia bassa. Ok, nel frattempo io, come dicevo, lavoro anche le codine in modo tale da evitarmi di chiuderle. Cosa ci fa questo intruso e questo intruso? Ok, vai. Più codine, meno codine ho e meno devo lavorarne, giusto? Quindi andiamo a fare proprio un bordino di rifinitura semplicemente a maglia bassa. Ecco, poi quello che è rimasto qui lo taglieremo con, vedete, questi piccoli fili, li taglieremo con le forbicine. Adesso giriamo. Continuiamo così e andiamo a fare tutta la bordura, tutto intorno. Quando arrivate qui che dovete girare, allora qui che vi trovate a dover girare, qui dovreste fare una sola maglia bassa, invece ne fate 2 e poi andate nella maglia bassa successiva, così non forma proprio un taglio netto, ok? Però gira bene. Ok, ci siamo quasi al congiungimento, Perfetto, adesso ci agganciamo e qui sarò costretta a cucire questa codina, a nasconderla, ma ce ne sono, non c'è solo questa, ce ne sono anche altre. Benissimo, allora la patta l'abbiamo fatta. Adesso prendo le mie forbicine preferite e vado a
togliere poi i fili che ci sono dentro. La patta l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo poi chiudere il sotto, perché altrimenti mettiamo il cellulare e ci scappa da sotto. Guardate quanti ce ne sono di fili da, da nascondere, altro che faccio la furba, ma qualcuno riesce a nasconderlo, altro no. Ecco, questi fili qui dicevo, però mi serve. Ok, allora adesso montiamo la nostra farfalla. Ecco, per montare la farfalla, ovviamente io potrei tenerla così e poi cercare di cucirla, ma diventa difficoltosa cucirla in questo modo, quindi la smonto con un cacciavite. Ecco, lì non c'è già più la vite, la smonto, quindi tolgo le piccole vitine che ci sono, vedete, anche qui non c'è più, allora dobbiamo recuperarle. Ok, perfetto, questa è la parte sopra e qui adesso recupero le altre vitine, sono qua. Eccole qua. Allora, uno, questa è chiara, neanche lei, non sei tu, non sei tu, eccola qua, perfetto, vitine recuperate. Ok, allora quello che dobbiamo andare a fare ora è cucire questa parte, che è la parte sotto della farfalla, sulla nostra patta, centrando il buchino, quindi ago e filo. Devo cucire, ok, vedete, questa base intorno a questo buco, quindi io opto per, qui andranno le viti, quindi occhio, qui non dobbiamo cucirlo, dobbiamo cucire questa parte qui della letta, quindi andiamo in questo modo. Quindi anche chi non sa cucire come me riesce senza problemi. Ok, perfetto. Quando abbiamo fatto un paio di passaggi, così mi piace di più, allora quando abbiamo fatto un paio di passaggi, vedete dove siamo? Andiamo nel buchino senza tagliare il filo, vedete, in questa parte qua dobbiamo entrare qui dentro e andiamo a fissarci, se trovo il buchino, eccolo, e andiamo a fissare anche questa parte di aletta. Teniamo fermo la farfalla, teniamola ferma, facciamo solo un paio di giri, tanto rimane ben bloccato. Ecco, 2 o 3, dai. Ok, io col terzo vorrei passare, ecco, vado giù e poi passo da dietro, che poi è sotto, con punti invisibili, passiamo nella parte qui della letta, questa con questa, così. Facciamo di nuovo un 2-3 giri anche qui. Uno, e 2,
facciamo anche il terzo visto che facciamo sempre 3. Ok, e 3, perfetto. Adesso andiamo tra questo e questo, perfetto. A questo punto l'abbiamo bloccata. Ora blocchiamo bene il filo dietro, così non si muove più. Ok, perfetto. Tagliamo. E ora rimontiamo la nostra farfalla. Quindi posizioniamo la nostra farfallina in questo modo, prendiamo il nostro cacciavite e semplicemente dobbiamo avvitare di nuovo il filo che mi si... ok, molto ben strette, ok, perché vi arrivano lente le viti, proprio perché bisogna fare questo tipo di discorso. Ok, ok, ce n'è ancora una. Perfetto, la farfallina è stata applicata. Ora applichiamo la parte sotto, quindi il cacciavite non ci occorre più per il momento, neanche l'ago. Allora, quello che invece ci occorre adesso sono delle pinze. Innanzitutto apriamo queste linguette. Ok, questo è praticamente la serratura, ok, che andrà esattamente qua, così. Ok, quindi però dobbiamo puntare per vedere dove va questa serratura, e va esattamente lì. Allora ago torna indietro. Va esattamente qui. Ok, va bene, guarda che furba, vabbè. Qui è dove noi dobbiamo posizionarla, quindi qui, qua sotto. Mettiamo questo sotto e questo sopra. Adesso vediamo, prima di chiudere le linguette controlliamo di aver centrato bene e che sia dritto. Ok, dovrebbe essere, aspettate, adesso passo anche di là così almeno devo provare. Ok, sì, vediamo se così, perfetto, sì sì, è proprio qua. Allora, quindi assodato che il punto è giusto, lo giro. Vedete che avevo messo prima questa parte qua, lo giro e adesso devo piegare le linguette. Ok, ora devo farlo in modo, devo passare qua,
ok e ok. Vedete che modo elegante con le dita. Perfetto, lo modellate un pochino, perfetto, è andato. Ed eccolo qua. Abbiamo inserito la nostra bellissima farfalla. Ora procediamo con la chiusura del sotto, ovviamente. Ecco, prima però di andare avanti andiamo a nascondere tutte le codine, ok? Così non ce le ritroviamo poi. Quindi andiamo a nascondere tutte le codine e veniamo a ritrovarci. Ecco, ho tolto tutte le mie codine. Adesso mettiamo per benino il nostro portacellulare bello piatto. Prendiamo il nostro uncinetto e il filo bianco e partiamo proprio dalla parte laterale, questa. Entriamo in questo modo, vedete, ho preso tutte e due le parti, faccio una leggera torsione e una catenella, cioè una maglia bassa, in poche parole. Ora vedete che qui c'è questa parte, aspettate, ok, lo mettete proprio bene 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 piatto, questa parte e questa. Prendiamo, quindi inseriamo l'uncinetto in tutte e due le parti, prendiamo il filo e lo portiamo dentro, poi di nuovo 1 e 2, prendiamo il filo e lo portiamo dentro, 1 e 2, filo dentro. Tenetelo non troppo stretto, altrimenti vi si stringe troppo. 1, ecco, questo l'ho preso male, quindi 1 e 2, ok. Arrivati alla fine del giro, ecco le mie forbicine preferite sono tornate, e chiudo. Perfetto, adesso blocco il filo anche qui, quindi di nuovo ago e semplicemente nascondo il filo. Ok, nascondo anche l'altro. Perfetto, e quindi abbiamo finito il nostro portacellulare. Ora ci sono due metodi che io ho utilizzato per fare, perché potrete fare magari anche solo un pezzettino piccolo solo per poterlo tenere a polso, o altrimenti fare una tracolla come ho fatto io, che non le faccio mai troppo lunghe perché ovviamente cedono e di conseguenza arrivano a misura da sole, bisogna farle corte per poterla avere alla misura desiderata. Quindi questa, come vedete, l'ho fatta col tricottino e questo attrezzino qui che tra l'altro nel mio canale vi spiego anche come utilizzare, e quindi questo l'ho fatto semplicemente con il tricottino. Queste parti qua, se voi sapeste che cosa ho utilizzato, praticamente ve lo mostro. Le capsule del caffè. Cosa ho fatto? Praticamente le ho tagliate in questo modo, in modo tale che possano ovviamente essere morbide, leggere e lavabili. Quindi quello che mi serviva era questo. Ho semplicemente poi cercato di togliere
queste parti, semplicemente passandoci, vedete, una pinza o un uncinetto o quello che volete, appiattite le parti ruvide e il gioco è fatto. Poi ricoprite, e ovviamente ve ne servono due, no? Ricoprite questa parte ad uncinetto con tante maglie basse quante servono per ricoprire tutto. Quindi l'uncinetto va nel cerchio, bloccate e iniziate a fare le vostre maglie basse, tante quante vi serviranno a coprire tutta la circonferenza. Sono semplicemente maglie basse intorno a un cerchietto. E il cerchietto potrebbe essere, che so, io ho utilizzato questa capsula del caffè, però potreste usare, non so, dei cerchietti delle tende, per esempio, oppure cos'altro, oppure farlo senza utilizzare il cerchietto, ecco. Vado avanti così ve lo mostro. Quando tutto il cerchio è ben coperto dalle maglie basse, semplicemente chiudete. E nascondete le famose codine. Vedete? Eccolo qua, il cerchio che ho utilizzato. Poi ho fatto semplicemente adesso vi dico anche la misura, perché questa è perfetta come misura per me, attenzione, per come io porto i portacellulari, direi che è proprio perfetta. Allora, comprensivo anche dell'anellino, perché quello bisogna calcolarlo, e lungo, aspettate che ve lo dico, 99 centimetri in totale, comprensivo anche degli anellini, ok? Quindi 99 centimetri, ma io quando l'allungo diventa una bella misura mi arriva praticamente al fianco, quindi è perfetto, perché poi quando mettiamo il cellulare o che ne so le chiavi con i fazzoletti, quello che vogliamo qui dentro, comunque pesa, e quindi questo tira, ma più di tanto non può flettere, ok? Quindi cederà fino al massimo che può cedere, quindi dovete tenervi una misura, diciamo, molto più corto di quanto a voi occorre, molto più corto, perché qui si allunga, io direi quasi, allora vi dico, vediamo un po', la tensione al massimo. Allora 8 e 8 sono 16, diventa 160 quando io l'allungo, ok? 160, quindi aumenta parecchio, e più di così non può andare, circa, attenzione ragazzi, circa, più di così non può andare, quindi questa è una buona opzione. Quindi vi ho fatto vedere come fare gli anellini, come fare il cordino tubolare con il tricottino. Sapete che se non lo sapete fare, se avete appena preso il tricottino, non siete esperte, o proprio il tutorial dove vi faccio vedere come fare anche le collane col tricottino eccetera eccetera, lo trovate nel mio canale. Oppure altra soluzione è questa. Qui devo ancora montare la farfallina, devo ancora rifinirlo, vedete, la sua farfallina qui sarà così, e qui devo ancora rifinirlo. Qui ho fatto la spighetta rumena, stessa cosa ho fatto qui, e la spighetta rumena l'ho fatta anche qui.
Ora, io penso che tutte voi la sappiate fare la spighetta rumena, vero? Se volete vi posso mostrare come iniziare a farla. E il fiorellino è un fiorellino semplice a 6 petali più un petalo centrale che ho semplicemente cucito in mezzo, quindi niente di così trascendentale. Adesso vi mostro come fare la spighetta rumena. Allora vi mostro come fare la tracollina per il nostro portacellulare, ok? La tracollina con il punto spighetta rumena, questa qui. Allora si parte con 3 catenelle, quindi agganciamo il nostro filo e facciamo le nostre 1, 2 e 3 catenelle. Ora solo per il primo giro vi mostro, solo per farvi notare qual è l'ultima catenella che abbiamo fatto, che è la terza. Ok, ora cosa facciamo? Entriamo nella prima catenella, ma non nella parte alta, nella parte bassa, questa, ok? Lavoriamo la prima asolina e poi la seconda asolina. Come vedete abbiamo il segnapunto qui sulla destra. Io ora lo faccio passare sulla sinistra, in questo modo. Prendo il mio uncinetto, entro decisamente dentro, dove c'è, che era il nostro terzo punto, ricordate, no? Qui dentro, certo con anche, diventa un problema anche con lei, no? Quindi entro qui dentro, faccio passare il filo e chiudo tutte e due. Ora giro il mio lavoro e come vedete si sono formate una e 2 gobbette. Vedete queste due? 1 e 2 sono qui, sono quelle laterali, queste due. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro uncinetto e lo portiamo all'interno delle 2 gobbette laterali. Ora con il filo facciamo passare non più su una, qui adesso ne abbiamo 2, lo facciamo passare dentro, prendiamo di nuovo il filo e chiudiamo le ultime 2 asoline. Ora guardate bene qui, 1 e 2. Quindi prendiamo il nostro lavoro, lo giriamo in questo modo e andiamo qui dentro a lavorare queste 2 asoline. Come prima, filo sull'uncinetto, lavoro le prime 2, filo sull'uncinetto, le altre 2. Stessa cosa, giro il lavoro e ho qui 2 gobbette, quindi entro nelle 2 gobbette, prendo il filo e passo dentro. Prendo il filo e chiudo le altre 2. Giro il lavoro, entro nelle 2 gobbette, 1 e 2, queste 2 qui, faccio passare il filo nelle 2 gobbette e il filo nelle 2 asoline rimanenti. Le vedete? Quindi giro il lavoro, rientro nel lato dove ci sono le 2 gobbette, passo dentro di esse e chiudo anche le ultime 2, giro il lavoro nelle mie 2 gobbette, sono 2, sembra 1 ma sono 2, 1 e 2, entro qui, 1 e 2, giro il lavoro, entro qui, 1 e 2, giro il lavoro, entro qui, 1 e 2, giro il lavoro, entro qui, giro il lavoro,
ed è sempre questo, quello che noi dobbiamo fare. All'inizio può sembrare un pochino difficoltoso, però dopo un po' che la fate, dopo qualche giro, provate e riprovate, ragazzi, provate e riprovate, perché dopo qualche giro vi viene proprio automatico, Girate il lavoro, girate il lavoro, e andate avanti così. Ed eccola qui. Ok, provo ad avvicinarlo un po' di più, così vediamo se mi riesce meglio. Vedete, noi abbiamo finito qui, adesso andiamo, vedete queste due gobbette? Ed è qui che noi dobbiamo colpire, quindi giriamo il lavoro, entriamo in queste due gobbette, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso, prendiamo il filo e chiudiamo le ultime due, giriamo il lavoro, qui ci sono le due gobbette, prendiamo il filo, passiamo attraverso le due, prendiamo il filo attraverso le due, giriamo il lavoro, due gobbette, vedete che sono due, prendiamo il filo, passiamo attraverso, prendiamo il filo e chiudiamo anche le altre due, giriamo il lavoro e si continua così fino a quando, ora spero che così sia più chiaro, fino a quando, per esempio, se io voglio fare questo bordino che ho fatto qui sotto, devo arrivare alla circonferenza, ok? Quindi andrò avanti finché non arrivo a questo punto, in modo tale da poterlo poi cucire insieme e appoggiarci sopra il nostro fiore. Quindi io vado avanti per la circonferenza che mi serve e poi andiamo a fare insieme il fiorellino, mentre per quanto riguarda la tracollina semplicemente lunga quanto voi desiderate e poi la cucite lateralmente ago e filo, ok? Quindi vado avanti per farvi vedere come metto la cinturina qui al mio portacellulare. Allora, io sono arrivata alla circonferenza che mi occorre. Io deciderò di metterla nel terzo giro, qui, così, quindi vedete che va bene. Quindi taglio il filo, e faccio passare prima il filo così, 1 2 3, quindi nella terza io lo bloccherò al centro in questo modo, semplicemente con ago e filo. Prima gli faccio un semplice nodo, tenete conto che non si vedrà, perché qui ci andrà il fiorellino, quindi lo chiudo con un nodino, così, perfetto. Poi prendo il mio ago e vado a bloccare il mio filo nella terza. Per quanto riguarda me, lo metterò qui nella terza fila. Bloccato questo, adesso con l'altro filo non basterà, però intanto inizio a fermare quello che posso, no? Con questo filo qua, che rimanga fermo, altrimenti ci scappa.
qui lo rigiriamo per bene. Ah, ma qua tanto qui c'è anche il fiorellino. Comunque sia, intanto iniziamo a far bene questa parte, poi man mano che giriamo tutto intorno lo posizioniamo nel modo corretto, ok? Ok, io con questo sono arrivata. Adesso ovviamente dovrò prendere il filo nuovo. Sto continuando a cucire il cinturino, cioè il cinturino tanto per dire, e nel frattempo cinturino di abbellimento, attenzione, non è un cinturino vero e proprio. Però avete visto anche come si fa la spighetta rumena per fare la tracollina. Ecco, qui sarà il punto dove andrà il mio fiorellino. Quindi lascio il filo agganciato in questo modo e adesso andiamo a fare il fiorellino. Bene, andiamo ora a realizzare il fiorellino che inseriremo nella cintura del nostro portacellulare. Aspettate che ve lo mostro meglio. Eccolo qua. Ok? Abbiamo fatto la cinturina, adesso andiamo a fare il nostro fiorellino. Allora, io questa volta parto con il colore bianco, mentre qui sono partita dal colore più scuro, quindi il nocciola, non con il panno ma con il nocciola. Invece in questo caso lo vorrei fare bianco con il centrale turchese, poi ovviamente sceglierete quello che più vi piace. Facciamo un cerchio magico, andiamo a catturare il nostro filo e nel cerchio magico, vedete, abbiamo preso la nostra asolina, facciamo una catenella e adesso andiamo a fare, eccolo qua, stava cascando tutto, allora 12 punti bassi, quindi 2, 3, 4, 5 e 12. Li ho fatti tutti. Allora a questo punto tiro il cordino più corto e stringo il mio cerchio. Inserisco l'uncinetto per chiudere il mio giro nella prima maglia bassa. Prendo il filo e lo porto all'interno. Ho chiuso il mio cerchio. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo, andiamo, guardate bene da dove sono uscita, da qui. Andiamo quindi in quella successiva e andiamo a fare 6 punti alti non chiusi, quindi così, e tengo l'asolina, riprendo il filo, rientro dentro, chiudo le prime 2 asoline e tengo su la terza, vedete? Rifaccio, rientro sempre nello stesso punto, lavoro solo le prime 2 e poi tengo su l'asolina e siamo a 3, 4, 5, ancora 1, sempre nello stesso punto entro, ok? E 6. Abbiamo in totale ovviamente 6, 2, 4, 6 asoline delle nostre 6
maglie alte non chiuse più quella iniziale, totale 7. Filo sull'uncinetto, chiudo tutto e faccio 1, 2 e 3 catenelle. Vado nel punto basso disponibile, questo, e faccio una maglia bassissima. Ok, quindi ripetiamo 2 catenelle e nello spazio successivo, quindi nella maglia bassa successiva, andiamo a fare di nuovo 6 punti alti non chiusi, quindi 1, 2, praticamente lavoro solo le prime due, vedete? 3, 4, 5, 6, abbiamo 7 asoline da chiudere, 2, 4, 6, 7, prendete il filo, chiudete, 3 catenelle, andiamo nella maglia bassa disponibile giù, la prossima praticamente, qui è quella che abbiamo lavorato, quindi quella disponibile, e facciamo un punto bassissimo, 2 catenelle, nello spazio successivo, nella maglia bassa successiva, rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiudiamo tutto, 3 catenelle, nello spazio libero successivo, quindi nella maglia bassa sottostante successiva, andiamo a bloccare con una maglia bassissima, 2 catenelle e si rifà di nuovo, quindi 1, 2, 3, 3, 4, 5 e 6, chiudiamo tutte e 7 le asoline, facciamo 3 catenelle e andiamo a bloccare la nostra maglia nella maglia bassa sottostante libera. Ok, 2 catenelle e andate avanti così fino ad arrivare a 6 petali. Ne abbiamo fatti 4 insieme, adesso ne faremo altri 2. L'ultimo petalo abbiamo fatto le 3 catenelle, andiamo a bloccare da dove siamo partiti con una maglia bassissima, così. Tagliamo il filo e chiudiamolo. Adesso andiamo a fare il nostro petalo centrale. Eccolo qua. Andiamo a fare il petalo centrale con il nostro colore di contrasto, quindi per me il turchese. Allora andiamo a fare 3 catenelle, quindi tenete un po' di filo così ci servirà poi per cucirlo, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Adesso andiamo a fare le 6 maglie alte non chiuse nella prima catenella, quindi andiamo qui, 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Io qui ho 2 fili, quindi e 6. Ok, a questo punto questa qua mi sa che, allora aspettatemi, è 2 4 5, entriamo e facciamo la sesta. Perfetto, chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella e tagliamo il filo così. Stringiamo bene e questo è il nostro petalino centrale che andiamo a posizionare proprio nel centro del nostro fiore. Però prima di posizionarlo stringiamo il nostro fiorellino e andiamo a bloccare il nostro filo. Ok, quindi abbiamo tagliato, inserito per bene le nostre codine e adesso andiamo a cucire il nostro petalo nel centro del nostro fiorellino. Allora, dove sei tu? Eccoti. Ok, andiamo a cucire anche questa parte. Ok. Bloccatelo. Io direi che va bene. Ok. E tagliate. A questo punto andiamo sul cinturino. Avevamo lasciato, ricordate, la codina dell'unione del nostro cinturino di base, sempre se lo state facendo, il cinturino. E adesso andiamo a bloccare il nostro fiorellino al nostro cinturino. Io questo petalo lo tengo un po' più unito, ok, sia questo che quello dalla parte opposta, questo, ok, adesso vado a bloccare il filo dal rovescio.
Se voi volete bloccare tutti i petali potete ovviamente sempre farlo, eh. Ecco, sono passata. Ok. Benissimo. Andiamo a riposizionare il nostro fiorellino. Anzi, vi dirò che blocco anche la parte dei petali sopra, così non me lo ritrovo. Che ne dite? Mi piace tantissimo. Adesso vado a fare semplicemente lo stesso cordino che ho fatto qui, quindi con la spighetta rumena che vi ho già mostrato. Lo farò lungo come questo, che vi ho già dato le misure prima, e lo cucirò in questo punto e vi mostrerò il risultato finale. Eccoli qua, tutti e tre insieme. Guardate che bello. Questo qui poi alla fine non l'avete visto finito, però l'ho rifinito poi così. La farfallina è oro. Questa qui invece la farfallina è color nero. E questa è color argento. Qui ho fatto il manico, quindi la tracollina con, vi avevo già spiegato come fare con il cerchietto e il cordino con il tricottino, mentre le altre due, e qui non ho fatto il cinturino, questo l'ho voluto fare semplice, mentre le altre due ho fatto il cinturino con il fiorellino e la spighetta rumena per fare la tracollina. Ragazzi, io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto questo tutorial, che vi serva proprio per voi o da regalare, perché no? È un progettino da fare, è talmente semplice da fare anche sotto l'ombrellone, basta avere due gomitoli di filato e un uncinetto. E vi chiedo, ecco, di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Aiutatemi a crescere, aiutatemi a far crescere e a decollare questo mio canale, e così mi date la spinta anche per continuare a creare per voi e per me ovviamente, ma soprattutto per voi. Grazie della visione e al prossimo tutorial. Ciao a tutti!